Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Oggi parliamo del verbo sapere. Il verbo sapere è un verbo molto importante perché è utilizzato veramente in molti modi nella lingua di tutti i giorni, quindi è molto importante studiarlo e capirlo e usarlo. Come vedete alle mie spalle c'è una lavagna su cui ho scritto 3 esempi e proprio da questi 3 esempi partiamo per spiegare 3 usi del verbo sapere. Leggiamoli. Frase 1. So che Silvia è partita. Frase 2. Questa bibita sa di limone. Frase 3. Mario sa suonare il pianoforte. Come vedete, in queste frasi c'è il verbo sapere, però è utilizzato in 3 modi diversi. Vediamo qual è il primo uso del verbo sapere. Frase 1. So che Silvia è partita. In questo caso il verbo sapere significa che ho quella informazione. Se dico so che Silvia è partita, sto comunicando che io ho quell'informazione. Ho l'informazione che Silvia è partita. E questo è il significato di base del verbo sapere. Ed è con questo significato che noi diciamo, per esempio, lo so, non lo so. Quindi quando dico lo so, sto dicendo che ho già quella informazione, lo so. Se invece dico non lo so, significa che non ho quell'informazione. Per esempio, a che ora apre la farmacia? Non lo so. Non ho quell'informazione. Va bene? Proseguiamo e vediamo la frase numero 2. Questa bibita sa di limone. Allora, qui abbiamo anche un altro elemento importante, perché dopo il verbo sapere c'è la preposizione di. Quindi qui la struttura è sapere di qualcosa. Qui usiamo il verbo sapere per indicare il gusto di qualcosa, della bibita nella nostra frase. Quindi io sto dicendo che il gusto della bibita è al limone. Quindi se dico questa bibita sa di limone, significa che ho bevuto un sorso della bibita, ho assaporato e mi sono resa conto che il sapore è quello del limone. Quindi la bibita sa di limone. Quindi usiamo il verbo sapere con la preposizione di quando dobbiamo indicare il gusto, a volte anche l'odore, di qualcosa. Va bene? E infine vediamo la frase 3. Mario sa suonare il pianoforte. Qui il verbo sapere è usato come verbo modale, perché vedete che è seguito da un verbo all'infinito. Quindi quando trovate il verbo sapere seguito da un verbo all'infinito, dovete sapere che quell'uso è un uso modale, proprio come usiamo potere, volere e dovere. In questo caso qui, che cosa esprime il verbo sapere nella sua funzione di verbo modale? Esprime un'abilità, una capacità. Quindi io sto dicendo che Mario sa suonare il pianoforte, è capace di suonare il pianoforte, perché ha studiato per molti anni musica e pianoforte.
Quindi quando noi vogliamo comunicare l'abilità di qualcuno di fare qualcosa, vogliamo dire che qualcuno è capace di fare qualcosa, usiamo il verbo sapere seguito dal verbo che indica quell'azione. Per esempio, io posso dire so parlare inglese. Posso anche dire so cucinare abbastanza bene. Quindi comunico quali sono le mie abilità, quali sono le mie capacità. Quindi sto dicendo qui nella frase 3 che Mario è capace di suonare il pianoforte. Però ovviamente nella lingua, come dire, di tutti i giorni è molto più comune dire sa suonare il pianoforte. Attenzione perché in questa frase qui non possiamo intercambiare il verbo sapere con il verbo potere. Attenzione, mi raccomando, perché se io dico Mario può suonare il pianoforte, non sto comunicando la sua abilità o la sua capacità di suonare il pianoforte, ma sto comunicando che Mario ha avuto il permesso di suonare il pianoforte o ha la possibilità in quel momento di suonare il pianoforte. Quindi, in questa frase qui, sapere è l'unico verbo che possiamo usare. Allora, questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che vi sia stata utile per capire meglio il verbo sapere. Se avete dubbi o domande, lasciateli nella sezione dei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questa lezione e ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!